Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video verso Napoli-Juventus. Ci sono alcune cose da analizzare, andremo anche a dare uno sguardo alla designazione arbitrale perché dopo la partita di ieri sera Lazio-Milan c'è qualcosa che non mi torna, ma ne parleremo con calma. Probabili formazioni, indiscrezioni ovviamente in casa Napoli per quanto riguarda la situazione Zielinski, anche perché di indiscrezioni possiamo parlare, non avremo e non abbiamo conferenze stampa da poter ovviamente analizzare fino a fine campionato, non ce ne saranno. Scelta del Napoli che non condivido per un tantino di rispetto verso noi tifosi e anche parte ma non tutta del giornalismo partenopeo e non. È un mio pensiero, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ne parliamo in questo video e interverrò anche nel bel mezzo appunto del contenuto anche sulle parole e sulle dichiarazioni del presidente per quanto riguarda le sue uscite durante l'evento organizzato dal Financial Times, che avrete visto tutti quanti e l'avrete letto tutti, ma io non ci sono intervenuto ieri per quanto riguarda le parole del presidente perché fare un video solo per quell'evento non mi sembrava il caso e volevo avere un tantino qualche argomento in più, ecco, da mettere in mezzo per avere poi un quadro completo. Ci sono anche alcune voci di mercato su un calciatore che andremo solo a vedere come si chiama, dove gioca, eccetera, per poi farci un video più in là nei giorni con la scheda tecnica come facciamo sempre e le considerazioni per quanto riguarda ciò che poi avrò visto e avrò trovato online, perché ho visto solo un video piccolissimo, ma non posso esprimere un'opinione diciamo più ampia. Voglio ricercare e voglio studiare di più perché lo sapete, se non ho abbastanza campane diciamo da considerare per avere un quadro completo di una determinata situazione, non mi piace esprimermi e fare debiti con la bocca. Ecco, partiamo, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Prima di cominciare, sezione commenti qui sotto ragazzi, vi aspetto lì e ci confrontiamo anche lì per quanto riguarda tutte le situazioni che analizzeremo in questo video. Per chi è nuovo e passa per la prima volta e si iscrive al canale, non dimenticatevi di attivare la campanella perché è importantissimo, così ricevete la notifica sul cellulare o sul tablet o sul device che volete e restate aggiornati sulla cronologia di caricamento appunto del canale stesso. Faremo anche più in là nel video un raffronto con gli scontri che ci sono fino al 30 marzo perché il cammino è difficilissimo quello del Napoli, ma ci sono tante partite che si possono incastrare e facendo il nostro possiamo ricompattare a livello di distacchi anche la zona Champions. Partiamo dall'arbitraggio. Ieri sera Di Bello è salito in cattedra per Lazio-Milan, arbitro scarsissimo, però è considerato dall'AIA poi un personaggio di spicco a livello arbitrale, quindi siamo veramente alla frutta. Non fate stronzate domani sera perché non è che ci arrabbiamo. Di più, se succede qualcosa di storto domani sera, io faccio la rivoluzione. Quanto è verdio. Comunque, aperta e chiusa parentesi perché non sono un qualunquista, non voglio risultare un tifosotto perché non l'ho mai fatto e mai mi sono, diciamo, reso tale per considerazioni, eccetera, eccetera. Però la partita di ieri sera non ha fatto altro che diciamo indirizzarmi nella ricerca delle caratteristiche di Mariani che arbitrerà Napoli-Juventus. Al VAR ci sarà Irrati domani sera. Allora, Irrati è considerato il miglior varista d'Italia, se non d'Europa, a quanto lo decantano. In alcune apparizioni anche durante le nostre partite non è che è stato proprio così, poi sia migliorato, può darsi, ma la cosa interessante è l'arbitro Mariani per quanto riguarda un'analisi generale e dei comportamenti appunto dello stesso, che recitano così: arbitro tra i più considerati dai vertici dell'AIA, anche se ha un comportamento in campo non sempre coerente, che lo porta da un eccesso ad un altro. Dal dialogo con i calciatori in campo all'eccessiva severità. È uno degli arbitri che fa molto affidamento ai suggerimenti del VAR, ha una media leggermente alta di cartellini gialli 4,8 a partita ed è particolarmente severo per quanto riguarda il gioco duro, considerando la media di cartellini rossi 1 ogni 2,1 partite.
La cosa fondamentale è un arbitro che fa molto affidamento ai suggerimenti del VAR. Irrati, ci siamo intesi? Ci siamo intesi, eh? Che poi sei tu seduto su quella sede, non è che spegnete tutto e facciamo le tarantelle. Non facciamo tarantelle, per favore. Detto questo, è un arbitro che lunatico in base alle decisioni può essere un primo tempo in favore di una squadra al limite indirizzato verso falli che potrebbero essere da giallo e non li dà. Nel secondo tempo entri in campo, fai, non lo so, butti una palla fuori e arriva con un cartellino giallo, ti ammonisce, arrivederci e grazie. Quindi attenzione, attenzione a questo aspetto dell'arbitro Mariani domani sera. Detto questo, probabili formazioni in casa Napoli. Allora, le certezze della formazione si chiamano Di Lorenzo e Rachmani. Dovrebbe giocare o Juan Jesus o Ostigard vicino a Rachmani o Mario Rui o Olivera. Questi sono i due ballottaggi in difesa. Nathan è passato come sesta scelta. Io ancora non mi esprimo su Nathan perché voglio vedere, diciamo, con continuità di prestazioni a che livello è e che difensore è, perché non possiamo, secondo me, giudicare o bocciare un calciatore anche in relazione all'annata che è stata, alla stagione che il Napoli sta vivendo. Non possiamo, secondo me, esprimerci in maniera totalitaria su Nathan. Comunque, credo Meret tra i pali, Di Lorenzo Rachmani, Juan Jesus Ostigard, Mario Rui, Olivera, con Olivera favorito su Mario Rui. A centrocampo, Zielinski, a quanto si dice calciatore ritrovato per il campionato, dovrebbe giocare lui domani. Lobotka, chissà, Zielinski, tridente confermato, Politano, Quara, Osimhen. Su Zielinski ne abbiamo già dette tante, lo sapete come la penso. Io mi auguro che abbia ragione Calzona nel caso parta titolare, perché poi se non dovesse avere ragione nelle scelte, diventa un problema. Diventa un problema perché il Traoré visto nel primo tempo, soprattutto contro il Sassuolo, è vero che era il Sassuolo, ha creato tantissimi spazi e situazioni favorevoli per il rendimento poi di Quara, che è stato eccellente. Quindi se Zielinski fa la stessa cosa e si muove così come ha fatto Traoré per dinamicità, per intraprendenza e per intelligenza tattica, ben venga, ben venga. Ma io farei partire Traoré titolare. È un mio punto di vista. La Juve. Danilo è recuperato, ma non avendolo al top, Allegri potrebbe dare fiducia a Rugani. Miretti e Alcaraz sono i due indiziati principali a prendere il posto degli infortunati Rabiot e McKennie, anche se non è da escludere l'impiego di Cambiaso come mezzala e a quel punto partirebbe UEA sulla destra. Chiesa si è allenato in gruppo ma parte dietro a Ildiz. C'è un po' di pretattica secondo me su Chiesa che potrebbe partire dal primo minuto, poi vedremo domani come si schiererà la Juventus. Fatto è che a livello di classifica la Juve si trova seconda con il Milan a un punto dietro e tutta questa situazione tranquilla non è nemmeno tra secondo e quarto posto, lì su, quindi non credo che la Juve venga totalmente a chiudersi. Comunque portare via almeno un punto dal Maradona, diciamo, sarebbe tanto, tanto di conquistato per loro e sarebbe una sconfitta per noi a livello di punti, ma non a livello, diciamo, di big match affrontato. Hai preso il punto contro la Juve, non è nemmeno, non sarebbe nemmeno un punto da buttare, però vista la classifica e ciò che abbiamo fatto contro il Sassuolo, servono i 3 punti e basta. Cioè, la partita tu la devi vincere come se domani sera fosse la finale di Champions League. Assolutamente, massima concentrazione fino al 97esimo, 96esimo. Non voglio vedere gente camminare. Assolutamente, assolutamente no. Quindi, caro Napoli, fai ciò che devi fare perché l'Inter già ci ha aiutato demolendo l'Atalanta nell'ultima uscita, diciamo immediatamente post partita la nostra contro il Sassuolo. Se vogliamo ricompattarla questa classifica dobbiamo appunto fare il nostro e andiamo a vedere questa classifica e cosa ci sarà fino al 30, eccola qua, fino al 30 marzo. Questa ovviamente è la classifica con la Lazio a 40 punti. Ovviamente qui vedete 26 alla Lazio perché lo screenshot è fatto ieri mattina prima che la Lazio poi giocava il match, tant'è vero che anche questa, la 27esima giornata, c'è Lazio-Milan finita in favore appunto dei rossoneri, però
in questa giornata, quest'oggi, in questo sabato e questa domenica, si giocherà anche Atalanta-Bologna, Torino-Fiorentina oggi e Monza-Roma, partite fondamentali per quanto riguarda il cammino anche del Napoli, mettendo e dando per comunque scontato che il Napoli i punti li faccia, però dobbiamo sempre guardarli i risultati avversari perché c'è una classifica da scalare. Monza-Roma partita non scontata, Torino-Fiorentina altrettanto, e poi c'è Atalanta-Bologna, e lì nel caso di vittoria Napoli recupereresti 3 punti su uno o sull'altra nel caso non finisca X. La cosa fondamentale di questa giornata è che il Napoli andrà a giocare la partita con la Juventus con tutti i risultati acquisiti. Quindi mi aspetto maturità e uno sguardo alla classifica perché sarebbe fondamentale vincere con la Juve e recuperare punti su un bel po' di situazioni, vista la 27esima. La 28esima che ci vede a Napoli contro il Torino presenta altri scontri interessanti. Bologna-Inter, per quanto riguarda sempre questa corsa Champions, Bologna-Inter, Juventus-Atalanta, Fiorentina-Roma, al di là di un Lazio-Udinese che la Lazio con 3 espulsi comunque deve inventarsi un attimo, reinventarsi, ecco, la formazione Sarri. L'Udinese che viaggia in zona retrocessione dovrebbe far punti, partita difficile anche quella, però Fiorentina-Roma, Juventus-Atalanta, Bologna-Inter, partite di non poco conto per quanto riguarda il nostro cammino, sempre dando per scontato che il Napoli faccia punti anche col Torino, però è invitante secondo me dal punto di vista agonistico questa situazione perché ci sono situazioni favorevoli anche per gli scontri, diciamo che andiamo, gli scontri diretti che ci sono tra le partite. Ecco qui allora, 28esima, 29esima giornata, Empoli-Bologna potrebbe essere una partita scontata, ma non lo è, perché l'Empoli ha trovato una quadra e una solidità di non poco conto con Nicola. Ovviamente possiamo anche dire ok, il Bologna fa 3 punti con l'Empoli, ma ci sono altre sfide interessanti, così come l'Inter-Napoli, che credo sia una delle partite più difficili per appunto il Napoli. Mi auguro che il Napoli si ricordi di come l'abbiamo persa all'andata e dia qualcosina in più per uscire almeno con un punticino da San Siro. Sarebbe veramente tanta roba. C'è Roma, Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Empoli, Bologna, come abbiamo detto. Al di là di un Frosinone Lazio, dove vedo la Lazio comunque che farà punti in quella partita, poi dipende sempre come ci arrivi. Però c'è Atalanta-Fiorentina e anche qui un punto nel caso si riuscisse a fare contro quest'Inter sarebbe sempre un punto guadagnato su qualcuno. Andiamo a vedere l'ultima dove ci vede impegnati contro l'Atalanta. Napoli-Atalanta aprirà il sabato prima di Pasqua, questo il 30 se non erro, se non vado errato, Pasqua 31. Comunque le date non vado molto d'accordo con le date delle festività, mi sembra che sia così. Napoli-Atalanta alle 12:30 e anche qui Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan, Lecce-Roma. Non semplice andare a giocare a Lecce, l'unica squadra che avrebbe una partita semplice ma non troppo è il Bologna perché poi più si va avanti e più affrontare le squadre che stanno lottando per la retrocessione diventa difficile perché cominceranno a correre anche queste ultime. Cammino non semplice questo mese di marzo, assolutamente no, però per circostanze e per le partite che si vanno ad incrociare potremmo ritrovarci a marzo facendo il nostro con una classifica ben diversa e ricompattata a livello di punti. Poi noi avremo Monza, Empoli, Frosinone se non erro, forse non in questa successione, e poi ci sarà la Roma, quindi ci saranno 3 partite abbordabili tra virgolette sulla carta dopo questo forcing di marzo per poi catapultarsi fino a fine campionato. Quindi sono 4 partite compresa la Juve, 9 punti sarebbe
tanta roba, 7 punti te la rischi, poi se vuoi far bottino pieno e ne fai 12, allora andiamo ad accendere un cero alla Madonna domani e togliamo tutto di mezzo. Però diciamo che 3 vittorie e una sconfitta potrebbero essere nelle corde del Napoli. Voliamo bassi e andiamo di partita in partita, perché non c'è niente di semplice e vanno giocate tutte quante. Però è un mese di marzo fondamentale e cruciale, ecco, per quanto riguarda questa corsa a questo fantomatico quinto posto. Un pensiero su De Laurentiis, perché ve l'avevo accennato a inizio video. Mi auguro che siate arrivati alla fine del video per sentire la mia campana. Io sono d'accordo col presidente nelle uscite e nelle analisi per quanto riguarda calcio in TV gratis e poi palla alla società per lucrare su pubblicità e cercarsi appunto gli sponsor eccetera eccetera per fare cassa. Sono d'accordissimo sulla situazione cassa arbitrale, che non dovrebbe essere un ente a sé ma coadiuvato insieme alle società di calcio, e sono d'accordissimo nel diciamo nell'avere il diritto del mondiale per club al di là della Juventus, perché per ciò che è stato fatto e per le sanzioni non date, perché le sanzioni che sono state date alla Juventus non sono state date, perché 10 milioni di multa, anzi 20 milioni ne paghi 10 se poi raggiungi determinati obiettivi o riesci a rientrare a livello di budget eccetera, non è una sanzione per ciò che è stato fatto. E poi negli anni tu, diciamo per plusvalenza eccetera, per gestione scellerata di bilanci e quant'altro, diciamo che hai giocato le competizioni europee facendo punti che poi si sono addizionati, ecco, al ranking per andare al mondiale per club. Quindi situazione dal punto di vista delle considerazioni di De Laurentiis che non fa una piega, che poi si voglia intraprendere anche una situazione legale per quanto riguarda questo mondiale per club contro la Juve. Io sono d'accordissimo nel doverlo fare diciamo per illuminare la legalità che dovrebbe esserci nel mondo del calcio e non solo. Però a livello temporale ho paura per la partita di domani sera, perché Lotito se ne è uscito 2 giorni fa con considerazioni sulla FIGC e ieri sera abbiamo visto cosa è successo. Quindi speriamo che l'intervento di De Laurentiis non lo paghiamo domani sera, perché altrimenti il tifoso medio se la andrà a prendere con il presidente nelle uscite, nel caso dovesse succedere una cosa del genere. Chi ragiona, cari ragazzi, e vi invito a ragionare, deve andarsela a prendere contro un sistema marcio e contro un presidente che da solo si schiera sempre, diciamo, anche guardando i propri interessi, assolutamente, però si schiera sempre per un calcio pulito, ed è una cosa che fa a Napoli da quando l'ha preso, bilanci a posto e senza sotterfugi o magagne finanziarie per andare avanti. Detto questo, vi auguro un buon sabato e buona visione delle partite oggi, nel caso siete appassionati come me, vi guardate tutta la Serie A. Sempre Forza Napoli. Ciao.